Bentornati nel teatro dei sogni e nell'arena della verità, bentornati su Celebrita dalla Turchia. Nella grande, impetuosa sinfonia della televisione turca, ci sono duetti che si dissolvono quando cala il sipario, e duetti che continuano a vibrare nella memoria collettiva molto tempo dopo l'ultima nota. Oggi parliamo proprio di questo, non di un eco lontano, ma di un fenomeno che ha segnato un'epoca e, per molti, non si è mai davvero concluso. Parliamo di Halil İbrahim Ceyhan e Sıla Turkoglu, la coppia che nell'era di Emanet ha trasformato la finzione in un sentimento condiviso da un'intera platea internazionale. Un capitolo concluso nei libri della storia dello spettacolo, sì, ma scritto con un inchiostro che, a quanto pare, non si è mai asciugato del tutto. Per settimane i tabloid sono stati un calderone in ebollizione. Sussurri di riavvicinamenti, voci di scandali digitali, supposizioni su cuori feriti hanno avvolto Halil İbrahim Ceyhan come un temporale capriccioso. Ma ieri, fuori dall'ufficio di un produttore nel brulicante quartiere di Etiler, la tempesta si è schiarita per un istante. Halil è uscito alla luce del giorno e ha deciso di parlare. Quello che ha regalato ai presenti non è stato un comunicato freddo e filtrato da un ufficio stampa, ma un monologo che aveva il sapore della difesa, l'impronta della filosofia personale e, soprattutto, la carezza di una lettera d'amore al passato che non vuole morire. Oggi svisceriamo ogni sfumatura di quell'incontro. Analizziamo lo spettacolino a buon mercato che ha stigmatizzato, i nuovi ritmi che sta imparando, e le due parole che hanno incendiato la rete, mio tesoro. Ma prima di entrare nel cuore di questa confessione piena di nervi e sincerità, assicuratevi di far parte del nostro cerchio più vicino, iscrivetevi a questo canale, mettete un like per sostenere i nostri approfondimenti, e se desiderate aiutarci a tenere accese le luci e a far scorrere le storie, cliccate sul tasto abbonati. Il vostro supporto è il battito vitale di Celebrita dalla Turchia. Ora, lasciate che vi accompagni tra le strade di Istanbul. Per comprendere tutto quello che è accaduto ieri, bisogna rispettare il peso della storia. La scintilla tra Halil İbrahim Ceyhan e Sıla Turkoglu non è nata semplicemente sul set di Emanet, lì ha preso fuoco, con un'intensità tale da offuscare la linea che separa il copione dal vissuto, trasformando due protagonisti in un simbolo per milioni di fan. Anni dopo, carriere diverse, strade lontane, eppure la domanda continua a sospendersi nell'aria come una nuvola testarda: è davvero finita? La macchina del gossip, recentemente, non ha dato tregua. Si è parlato di un Halil travolto dalla nostalgia, pronto a bussare alla porta di un vecchio amore. A peggiorare il clima, si sono insinuate accuse digitali più sciatte che feroci, presunti leak, screenshot senza paternità chiara, vignette di Photoshop cucite addosso per macchiare un nome. Un'atmosfera tossica, fatta per spingere un attore a nascondersi. Ma Halil ha scelto un'altra strada, ha deciso di affrontare tutto a viso aperto. Niente tentennamenti. I testimoni hanno descritto il suo contegno come schietto, sorprendentemente trasparente. Ha rinunciato a quel linguaggio levigato che sa di conferenza stampa, e ha messo sul tavolo il cammino nell'ombra degli ultimi tempi. Ho attraversato momenti che mi hanno messo alla prova, ha ammesso, con la calma di chi ha già superato i flutti peggiori. Nella stessa frase, però, ha ribaltato la narrazione, il buio non come pozzo, ma come galleria, non una caduta, ma un transito. Ho sfruttato bene questo periodo, ha sottolineato, come chi mostra calli guadagnati con disciplina. Prima, dice, ha dovuto ripulire le macerie. Ha sfiorato il tema delle presunte esposizioni online, gli screenshot lanciati come coltelli nell'algoritmo, e li ha liquidati con una lama di ironia. Nessuna dignità alla menzogna, solo il distacco di chi conosce il proprio passo. È un semplice spettacolo a basso costo, ha detto, perforando il frastuono. E con un sorriso amaro ha aggiunto che, per fortuna, non si sono spinti a un fotomontaggio ancora più ridicolo. La storia del "le ho detto di tagliarsi i capelli" è stata indicata come completamente inventata. La frustrazione, si capiva, non era tanto per i pettegolezzi in sé, quanto per la macchina che li alimenta, per quella fame di click che trasforma l'intimità in merce, la realtà in pupazzo. Non ci sono notizie? E allora ecco le trovate,
Ha ribadito con un'alzata di spalle che sapeva di resa estetica, non morale. Se Halil non partecipa allo spettacolino, allora cosa fa? Costruisce. Ricostruisce. Si ricostruisce. Qui la rivelazione che ha sorpreso molti: mentre il mondo speculava sulla caduta, lui si dedicava al ritmo e alla grazia, all'arte e alla disciplina. Ha detto che ha provato a trasformare lo stress in movimento, l'ansia in musica. Suono la batteria, prendo lezioni, ballo il tango. In breve, mi tengo occupato. Una frase che, masticata dai social, è diventata un manifesto. La batteria, cadenzata come un cuore che si riallinea al tempo giusto, è una valvola per sfogare e ritrovare il centro. Il tango, invece, è un dialogo con il corpo, una conversazione senza parole, un patto di controllo e abbandono al tempo stesso. Non sono i passatempi di chi si piange addosso, sono gli strumenti di chi affila l'anima. Le sue parole sono rimbalzate tra i feed e le testate come la luce su uno specchio. Halil non sopravvive, Halil crea. Halil non si nasconde, Halil si rifinisce. Ma al di là dei colpi di rullante e delle figure di tango, la stampa aveva un unico, vero obiettivo: Zlaturkolu. La domanda non poteva non arrivare. Le dicerie su un tentativo di riappacificazione erano arrivate a un bollore insostenibile, e i microfoni cercavano la smentita o la conferma. La risposta di Halil è stata un piccolo capolavoro di intelligenza emotiva. Non ha dribblato, non ha alzato la voce. Ha parlato piano, con una calma che ha zittito anche il traffico. Assolutamente no, ha detto, conficcando un punto fermo nella cronaca del giorno. Poi ha fatto qualcosa di inatteso, ha spiegato il perché. Perché non abbiamo mai litigato. Anche se ci siamo lasciati, Zla è un'amica carissima. È vero, non ci vediamo da tanto, ma è sempre stata molto importante per me. Non siamo mai diventati nemici. Dopo la separazione non ci siamo parlati, ma la amo, perché per me è molto importante. 2 parole, in particolare, sono uscite da quel discorso come un gioiello: mio tesoro. Le ha pronunciate come si direbbe di qualcosa di raro e fragile, non come una fiamma da riconquistare, ma come un valore da proteggere. Non c'è una riconciliazione in vista, ma restano rispetto e affetto. Questo è il titolo, ma il sottotesto è più nutriente. In un mondo in cui l'addio è spesso tradotto con rancore e foto cancellate, Halil ha mostrato un modello diverso. Una separazione pulita, senza detriti, solo distanza. Quel "non abbiamo mai litigato" ha demolito in un attimo l'immaginario della rottura urlata, restituendo alla loro storia il tono della poesia malinconica, non della tragedia. L'ha amata, forse non con il fuoco vorace del presente, ma con l'amore che resta per chi ti ha segnato. Mio tesoro, non come possesso, ma come memoria custodita. La reazione dei social è stata immediata e fragorosa. Mio tesoro è balzato tra le tendenze in pochi minuti. L'esercito fedele di Emanet si è diviso in 2 grandi correnti emotive. Da una parte, coloro che hanno letto in quelle parole un saluto maturo, il sigillo finale su una porta rimasta socchiusa troppo a lungo, un capitolo concluso con grazia. Dall'altra, gli ottimisti instancabili, convinti che la confessione "l'amo" fosse il segno di una brace che non si è mai spenta, un calore che resta sotto la cenere. Sono riemersi video, scene, sguardi. Hanno messo accanto i dialoghi di Yaman KRML e Sera alle parole vive di Halil, cercando corrispondenze, rime nascoste, segnali. E qui vale la pena ricordare perché tutto questo conta. Quella tra Halil Ibrahim Ceyhan e Zlaturkolu non è stata una fiamma da rotocalco, ma una leggenda di gossip, la storia che nasce quando l'armonia sul set trapela nella vita vera. Ogni foto era un evento, ogni gesto un indizio, ogni silenzio un mistero. Eppure, ascoltando Halil, si intuisce che l'intensità di un tempo forse era sostenibile solo per una stagione. Dopo l'addio, le strade si sono divise. Zla ha continuato una scalata costante, diventando un volto richiestissimo, mentre Halil ha allargato gli orizzonti, scegliendo progetti nuovi, affrontando lingue, discipline, palcoscenici diversi. Ma oltre la geografia e i contratti, è rimasto un filo,
non parliamo, ma l'amo ancora. Un legame di memoria, non di manutenzione. Esla? Dopo queste parole che hanno fatto il giro della rete, tutti gli sguardi si sono posati su di lei. Fedele al suo stile, ha mantenuto il silenzio. Nessuna replica, nessuna smentita, nessuna conferma. Nel vocabolario della comunicazione delle stelle, il silenzio è spesso la frase più forte. Le colonne del pettegolezzo l'hanno interpretato come un non aver bisogno di intervenire, sicura del suo posto nella storia, preziosa ma non prigioniera del racconto. Il suo silenzio lascia che le frasi di Halil rimangano come un tributo, non come una sfida. Gli ambienti più esperti del gossip sussurrano che le parole dette a Etiler siano il punto e a capo di questa saga, almeno per ora. Nessun grande ritorno scritto nell'agenda del destino, nessuna frattura insanabile da titolare. Solo una storia che ha lasciato un segno, ricordata con un rispetto che oggi, paradossalmente, suona rivoluzionario. E forse è proprio questa la chiusura più elegante, non sbandierare una riconciliazione per fare rumore, né spingere su un conflitto per accumulare click. Così vi lasciamo con un'immagine. Halil Ibrahim Ceyhan, fermo sul marciapiede di Istanbul, rifiuta la rissa da baraccone, abbraccia il battito della batteria, conta i passi di un tango che lo porta avanti, e tiene il ricordo di Zlaturkolu nel palmo della mano come si terrebbe una pietra rara. Non è un addio urlato, ma una carezza adulta a un frammento di vita che non si rinnega mai. È la fine raffinata di un capitolo rumoroso. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio dentro il cuore di una stella. Se questa immersione vi è piaciuta, mettete mi piace, iscrivetevi e condividete. E se volete che possiamo continuare a raccontare storie con la profondità che meritano, il pulsante abbonati è lì che vi aspetta. Entrate a far parte del nostro tesoro, diventate il battito di Celebrita dalla Turchia. Fino alla prossima volta, danzate il vostro tango e non accontentatevi mai di uno spettacolo a buon mercato. A presto!